La scorsa settimana in Cina è successa una cosa che non era mai accaduta prima nella storia. Il fondo di investimento più grande del paese, quello dove i cittadini cinesi mettono i loro risparmi, quindi l'equivalente del nostro indice azionario di riferimento, è stato superato, scalzato. E non da un altro fondo azionario, ma da un ETF sull'oro. 13 miliardi di dollari in oro contro 12 miliardi in azioni. Per la prima volta nella storia, nella seconda economia più grande del mondo, la fetta più grande dei risparmi delle persone comuni, dei retail, è parcheggiata sul metallo giallo e non sulle azioni. E il tutto mentre il prezzo dell'oro sta crollando. Coincidenza? Può darsi. Oppure è una mossa coordinata, una manovra ponderata e ben studiata. È proprio quello che ti mostrerò in questo video. Perché ho fatto un po' di ricerche, ho fatto un po' di analisi e quello che ho scoperto mi ha sorpreso. Soprattutto perché arriva in un momento particolare. Come ho mostrato in questo video qua, il 24 giugno la Cina ha sospeso il trading di oro per le persone comuni. Parlo di trading su derivati, su futures, su contratti cartacei, ma ha lasciato ancora aperto la possibilità di comprare oro fisico, lingotti, monete. In altre parole, sta dicendo: mettiamo un tappo alla speculazione e concentriamoci sul fisico. Se ancora non hai visto quel video, ti invito a guardarlo prima di guardare questo, perché questo qui sarà appunto conseguenza proprio di quel video lì. Perché se già quella era una notizia assurda, c'è una notizia ancora più assurda, e quella notizia vale $38.000 l'oncia. In questa settimana sta girando sul web tutta una serie di contenuti con claim del l'oro raggiungerà i $38.000 l'oncia. E ci sono tantissimi video, tantissime cose, e ho preso un po' di spunti qua e là, un po' di notizie prese appunto qua e là per creare questo video e dirti finalmente che cosa sta succedendo. Sono partito da quei video, ho analizzato, ho approfondito e sono qui per darti una risposta. È possibile che l'oro raggiunga $38.000 l'oncia? Quindi che cosa si nasconde dietro questa matematica? Non ti spoilerò la risposta, ma sono sicuro che quello che tu stai per vedere in questo video ti lascerà veramente di stucco, come ha lasciato a me mentre facevo le mie analisi. Quindi mettiti comodo, spegni le notifiche ed entriamo nel cuore del nostro video. Come ho detto, molti canali, soprattutto americani, parlano di questo oro a $38.000 l'oncia. Hanno ragione? Guardiamo i numeri. Prima di entrare nella teoria, bisogna sempre guardare i dati. La banca centrale cinese, cioè la People's Bank of China, ha comprato oro per 20 mesi consecutivi. Non 2, non 5 mesi, 20 mesi consecutivi. Questa è la striscia più lunga della storia a partire dal 2015. Solo a giugno ha aggiunto altre 15 tonnellate alle proprie riserve d'oro. Insomma, la Cina sta comprando oro come se non ci fosse un domani. E sta continuando a farlo anche mentre il prezzo sta crollando. Nei primi 5 mesi del 2026, ti leggo il dato, la Cina ha importato circa 700 tonnellate di oro fisico. E dal 2015 a oggi il totale supera le 14.000 tonnellate. Quindi per 20 mesi consecutivi la Cina ha comprato oro. 700 tonnellate negli ultimi 5 mesi, 14.000 tonnellate negli ultimi 10 anni, anzi 11 anni, perché dal 2015 a oggi. E lo sta facendo solo la Cina? No, lo sta facendo la Polonia, l'Uzbekistan, il Kazakistan e decine di altre banche centrali di tutto il mondo. Stanno comprando oro a ritmi incredibili, cioè robe che non si vedevano da decenni. Solo nel mese di maggio sono state aggiunte globalmente nelle riserve 41 tonnellate di oro fisico. E se lo stessero facendo per speculazione, come dicono molti, non lo farebbero adesso. Tendenzialmente quando si specula si entra su trend già in corso. Quindi l'oro sale, si entra per speculare nel breve termine. Quando si accumula durante un calo, durante un ritracciamento, non lo si fa per speculazione di breve termine, ma lo si fa per accumulare a lungo termine. Mentre il prezzo scendeva del 30%, quando si passava da un massimo di $5.600 l'oncia ai 4.000, intorno ai $4.000 l'oncia attuali mentre sto registrando questo video, la Cina comprava di più. E quando una banca centrale compra durante un calo, sta posizionando riserve in vista di un qualcosa che potrebbe succedere nel futuro, ma su questo ci torniamo tra poco. Prima, per capire davvero che cosa sta succedendo là fuori, devo portarti indietro di 234 anni. È il 5 dicembre del 1791 e Alexander Hamilton è il primo segretario al Tesoro degli Stati Uniti. L'uomo la cui faccia è sulla banconota da $10. Bene, si presenta al congresso con un piano che avrebbe rilanciato l'America e l'avrebbe resa ciò che oggi è. Sì, perché all'epoca gli Stati Uniti erano praticamente una start-up. Avevano 4 milioni di abitanti, quasi tutti contadini, nessuna fabbrica, quindi era tutto da costruire. Tutti gli strumenti, tutte le armi, tutta la manifattura, insomma tutto ciò che avevano, nonostante si fossero liberati dall'ingerenza inglese, continuavano a comprarlo dagli inglesi. Ed Hamilton disse una cosa che col senno di poi fu rivoluzionante e portò proprio gli Stati Uniti a dove sono oggi. Ti leggo testualmente: una nazione che non riesce a produrre quello di cui ha bisogno non è davvero indipendente. Non importa cosa dice la sua Costituzione. Se la sua economia dipende dal suo avversario, sei ancora una colonia.
Quindi portò un piano in 2 parti. La prima parte era quella di porre dei dazi, segui molto bene qua, quindi dazi sulle merci straniere, e 2 sussidi all'industria americana. Ti ricorda qualcosa questa roba qui? Come ho detto nel mio discorso della scorsa settimana, invece di tassare i nostri cittadini per arricchire nazioni straniere, dovremmo imporre dazi e tasse alle nazioni straniere per arricchire i nostri cittadini. Ha senso, vero? Beh, è proprio quello che sta facendo Trump ora. Dazi sulle importazioni, per rendere quindi più svantaggioso prendere dall'esterno piuttosto che dall'interno, e sussidi, incentivi, riduzioni delle tasse per tutte le aziende interne allo Stato. In questo modo rendi più oneroso per i cittadini comprare dall'esterno e contemporaneamente spingi la produzione interna. Questo è quello che fece Hamilton, che propose Hamilton in quel periodo, e col senno di poi lanciò effettivamente l'America, che iniziò a produrre pesantemente diventando la grande potenza che poi è diventata oggi. Questo è stato il sistema operativo degli Stati Uniti per 150 anni. Quindi dazi per i paesi stranieri, sussidi per la propria economia. Grazie a questo modello gli Stati Uniti sono passati da essere contadini a industriali. Quindi prima si protegge, poi si cresce e infine si diventa forti. Poi una volta che sei diventato forte, predichi quello che è il libero mercato. Quando sei abbastanza grosso, allora puoi predicare il libero mercato e quindi puoi togliere i dazi e iniziare a comprare dall'esterno. Il problema è che questa roba qui piano piano inverte la tendenza. Ti permette di esportare a un certo punto solo più carta, solo più potere finanziario, come gli Stati Uniti, e azzerare la propria produzione. Oggi gli Stati Uniti hanno proprio questo problema e l'unica cosa che possono fare è riportare la produzione nel proprio paese. Questo stesso paradigma è stato fatto in Inghilterra, con l'Inghilterra che ha paciuto il suo passo agli Stati Uniti. Ma perché ti sto dicendo tutto questo? Cosa c'entra con loro? C'entra, perché poi arriviamo a una data importante. 1971. Nixon shock. Il dollaro viene sganciato dall'oro fisico. Ed è da qui, proprio da questa data, che è partita la finanziarizzazione dell'America. Quindi l'America si è trasformata dall'essere un centro produttivo ad essere carta, un sistema finanziario. Quindi invece di costruire cose reali, meglio comprare le proprie azioni, fare i famosi buyback. Invece di pagare operai americani, meglio esternalizzare i costi in paesi dove appunto i costi sono più bassi. Risultato, grazie a questa mossa, il prezzo dei beni è crollato. Quindi per gli Stati Uniti, per i cittadini americani, significava avere un dollaro forte, una moneta forte, quindi le altre più deboli, importare dall'estero a prezzi più bassi, quindi pagare di meno. Dal 2000 ad oggi il prezzo di un televisore è sceso del 98%, i giocattoli del 74%, software 73%. Quello però che non puoi importare dalla Cina o dagli altri paesi, quindi le case, il costo degli asili, l'università, la sanità, tutta questa roba qui è incrementata, le case del 111%, prezzo degli asili 159%, università 200%, sanità 281%. Questo è il patto che l'America ha fatto con se stesso, beni di consumo a basso costo, in cambio però di che cosa? Di rinunciare alla propria capacità industriale. E dopo 50 anni di questo patto ci si ritrova ricchi sulla carta, ma senza le capacità necessarie per costruire le cose di cui si ha bisogno, incluse le armi per difendersi. Ed è qui che arriviamo al punto cruciale, dove questo preambolo si va a connettere con la nostra storia di oggi, con l'oro a $38.000 l'oncia. Ho studiato la tesi dell'economista, uno tra l'altro degli economisti che seguo di più in assoluto, Luke Groman. E quello che ho scoperto è proprio quello che ti sto mostrando qui. Il segretario al tesoro americano Scott Bessent ha pubblicato sul Wall Street Journal il 23 giugno 2026 un intervento intitolato letteralmente "Hamilton ispira la politica economica di Trump". E in quell'articolo ha delineato 5 principi chiave che è necessario conoscere per capire quello che diamine sta succedendo là fuori. Il riassunto di questi 5 principi, te lo porto qui. 1. Ricostruire le fabbriche. Quindi rilanciare l'imprenditoria, la capacità industriale americana. 2. Proteggere Main Street, cioè tenere i prezzi bassi dei beni per la gente comune, siamo noi Main Street. 3. Mantenere il dollaro forte. Questi sono i 3 principi che emergono come direzione della politica del governo americano ora. Ricostruire le fabbriche, mantenere prezzi bassi per la gente e avere un dollaro forte. Figo, no? Sì, è figo. Se non ci fosse un problema. Dov'è il problema? Il problema è che queste 3 cose insieme non possono essere fatte. Perché se vuoi ricostruire le fabbriche e proteggere Main Street, allora il dollaro deve scendere. Perché se il dollaro è troppo forte, le fabbriche americane non sono competitive, quindi meglio delocalizzare verso posti in cui la valuta è più debole e produrre lì. Ok, allora vuoi Main Street salvata e il dollaro forte? Bene, allora devi rinunciare alle fabbriche e lasciare quindi che le importazioni continuino esattamente come adesso. Allora, vuoi le fabbriche più forti
e il dollaro forte? Bene, allora devi applicare tariffe verso le importazioni in modo che le persone siano incentivate a comprare dall'interno, ma questo, tac, fa scattare in su l'inflazione. Quindi la gente comune paga il conto. Puoi riassumere tutto questo in un triangolo. Fai un triangolo e ci metti al vertice 1, 2 e 3, le due idee, quindi le fabbriche, inflazione bassa e il dollaro forte. Se vuoi queste due, questo viene sacrificato. Se vuoi questi due, questo viene sacrificato. Se vuoi questi due, allora questo viene sacrificato. Non importa quello che fai, non puoi avere tutte e tre contemporaneamente. Però, cavolo, Scott Bessent non è un idiota. È un personaggio di rilievo a livello economico, a livello di investimento e come segretario del tesoro. Non è stupido. Quindi perché puntare a queste tre cose contemporaneamente quando è tecnicamente impossibile, come visto, e anche un bambino lo capirebbe, che si verifichino tutte e tre insieme? La verità è che lui lo sa benissimo e ha già scelto. Sì, ha già scelto. Ha scelto di sacrificare, questo è una mia personale opinione, il vertice di questa roba qui. Cioè sacrificare il dollaro. Sacrificare il dollaro, non avere un dollaro forte, ma rilanciare la produzione, rilanciare l'economia e tenere un'inflazione bassa per la gente, costi bassi. Ed è qui che c'è, secondo me, quella che è la mossa da genio. Una mossa che si va a connettere con quello che è il nostro discorso sull'oro. Una mossa che gli permette di fare tutto questo senza far saltare il sistema. Quale mossa? Beh, quella di utilizzare un asset neutro, come appunto l'oro, oppure Bitcoin, o perché no, entrambi. Quindi serve un asset che sia in grado di assorbire questo aggiustamento che viene fatto da questa svalutazione del dollaro. E questo asset potrebbe essere da un lato Bitcoin, sì, potrebbe essere perché le caratteristiche permettono che sia Bitcoin, soprattutto per come risponde velocemente all'inflazione, ma è un asset ancora molto giovane. L'oro ha fatto questa stessa cosa per migliaia di anni. Ed ecco che quindi entra in gioco il nostro oro, non solo in Oriente, ma anche in Occidente. Torniamo però ancora una volta, prima di andare a unire tutti i puntini, in Cina. E in particolare nel marzo del 2009. Il mondo è nel caos. Lehman Brothers è appena fallita. La Fed sta stampando denaro come se non ci fosse un domani. E la Cina? Beh, la Cina detiene trillion di dollari in treasury americani. E mentre lì ferma con i suoi trillion in titoli americani, che guarda che cosa sta succedendo negli Stati Uniti, pensa, cazzo, il nostro conto corrente nazionale dipende da un paese che sta stampando moneta all'infinito per un problema che lui stesso ha creato. Ed è così che esce un paper del governatore della banca centrale cinese intitolato testualmente Riforma del sistema monetario internazionale. E in questo paper cita John Maynard Keynes e la sua idea del Bancor, cioè una valuta internazionale e neutrale. Ed è basata su che cosa questa valuta? Beh, è basata su un paniere di materie prime. Quindi una valuta basata su un paniere di materie prime, il cui scopo è quello di mantenere gli scambi commerciali in equilibrio. Quindi se tu sei un paese, facciamo così, qui c'è per esempio gli Stati Uniti, qui c'è un paese con un surplus troppo alto, troppo grande. Allora il sistema che cosa fa? Ti penalizza, perché nessun paese può sfruttare nessun altro paese. Cioè l'idea di questa moneta, di questo Bancor progettato da Keynes, è quella di avere un paniere appunto di asset che tengono questa valuta internazionale globale ad un determinato valore e che impediscano a un paese di sopraffare un altro. Quindi tutti i paesi crescono, nessuno cresce più dell'altro, quindi nessuno è obbligato a spostare la propria produzione da una parte all'altra, sfruttando surplus o deficit economici, perché sono tutti in equilibrio, tutti uguali in un certo senso. E penalizzava in tutti i casi. Penalizzava se avevi un surplus, ma penalizzava anche se avevi un deficit. Quindi non è che toglieva dal surplus e lo dava a chi aveva il deficit. No, l'obiettivo è l'equilibrio. Quindi sia che tu sei in surplus o in deficit, vieni penalizzato in questo sistema qui. Qui nessuno poteva sfruttare nessun altro. Nel 1944 l'idea di Keynes negli Stati Uniti fu bocciata. Perché? Beh, perché nel 1944 l'America era quel paese col surplus. E quel surplus era enorme, più grande di tutti gli altri paesi. Quindi no, non volevano un sistema che punisse i surplus. Volevano un sistema premiante per i surplus. Quindi ha bocciato l'idea di Keynes ed è stato instaurato poi appunto il modello attuale. Nel 2009 la Cina ha ribadito che forse questa era la soluzione, in quel paper che ti ho citato prima, ma nessuno l'ha ascoltata. Adesso però nel 2026 gli Stati Uniti non sono più in surplus, ma sono seduti su un enorme deficit. E improvvisamente stanno oggi dicendo esattamente quello che diceva la Cina nel 2009. Bessent ha citato per la prima volta, ha riportato sul tavolo per la prima volta nella storia americana degli ultimi tempi Keynes. E il rappresentante commerciale americano ha parlato a Davos delle idee di Keynes. Molte delle idee più creative di Keynes su come affrontare questo problema furono scartate a Bretton Woods. Voleva una valuta globale, cose del genere. Il sistema che ne è emerso non aveva un meccanismo strutturale per scoraggiare gli squilibri
E a dire il vero, gli Stati Uniti avevano un grande surplus commerciale all'epoca, quindi forse c'entra qualcosa. Quindi Keynes è di nuovo sul tavolo. Quindi è di nuovo sul tavolo la teoria, di cui avevo discusso tra l'altro anche in quel video lì, ancora se non l'hai visto vallo a vedere, è tornata sul tavolo la teoria di materie prime ancorate al dollaro. E visto che nell'idea di Keynes c'era un paniere di materie prime, allora potenzialmente dentro questo paniere potrebbe anche esserci uno spazio per Bitcoin, ma di questo ne parleremo in altri video. Prima focalizziamoci qui sull'oro, che è il tema appunto di questo video. E arriviamo alla parte cruciale, quella che so che dall'inizio che stai aspettando, quella in cui ti mostro la matematica, in cui ti spiego se è possibile effettivamente che l'oro a $38.000 l'oncia ci arrivi veramente. E allora andiamo a vedere la matematica. $38.000 all'oncia. Questo è il claim, questo è il numero che ha fatto girare la testa a un sacco di gente. È un prezzo alto? Molto. Ma è possibile? Sì, è possibile. E per arrivarci ho provato a analizzare un po' di dati, metterli insieme e vedere effettivamente se questo numero è sensato. Sono partito da un dato, il surplus cinese, cioè quanto la Cina esporta. Il surplus è quanto la Cina esporta, il deficit è quanto lo Stato importa. Ovviamente il surplus commerciale cinese è il valore più alto attualmente perché tutti comprano dalla Cina, la Cina esporta ovunque. E di quanto parliamo? Parliamo di un dato di circa 1.200 miliardi all'anno, years per anno. Poi, secondo dato, le importazioni di oro fisico cinese solo nell'ultimo anno sono state di circa 940 tonnellate. Ora, se tu utilizzi come sfogo proprio l'oro, e vai a dividere il surplus, quindi questa quantità di denaro, per le tonnellate di oro, il risultato che cos'è? È il prezzo a cui l'oro coprirebbe proprio questo surplus, cioè il prezzo al cui il bilancio viene ripristinato. Sostanzialmente quel surplus viene assorbito dal metallo, andando quindi a ripareggiare il bilancio con il resto del mondo, riequilibrare quel surplus. Ebbene, se fai questo calcolo qui, contando che il prezzo attuale è di $4.000 l'oncia per l'oro, bene, raggiungeresti proprio quei $38.000 l'oncia. Quindi l'oro oggi è troppo economico per permettere di fare quel ribilanciamento, quindi inserire e instaurare un potenziale modello Keynes. Non è abbastanza per coprire gli scambi mondiali, ma se diventasse una riserva neutrale, un po' come tutti stanno parlando, è un po' come Keynes nel 1944, la Cina nel 2009 e la Banca Mondiale nel 2010, l'ex capo economista dell'FMI nel 2016 e ora nel 2026 Bessent, allora il prezzo dell'oro deve necessariamente salire per poter sopperire a questa funzione e quel prezzo è $38.000 l'oncia. È la stessa mossa della Cina del 24 di luglio che ti ho menzionato in quel video appunto che ti ho detto all'inizio. Quella stessa mossa riporta ancora una volta l'attenzione sul fisico piuttosto che sulla carta. Perché? Perché se sai che l'oro diventerà una riserva neutrale effettivamente, l'ultima cosa che vuoi è avere un sistema di carta gonfiato che sopprime il prezzo del metallo reale. Quindi devi tirar via tutta quella carta affinché il metallo poi esploda. Tutto improvvisamente ha senso. Tutti i puntini improvvisamente si collegano. Tu non vuoi che i tuoi cittadini tengano carta, tu vuoi che tengano oro fisico. Tu, come banca, vuoi avere il tuo oro fisico in un modello che è basato sulle teorie di Keynes. La Cina sta cercando di decartolarizzare l'oro, riportando l'attenzione quindi verso il fisico, prima di un'eventuale rivalutazione e reinstaurazione di un modello appunto simil Keynes. E intanto, e questo è un dettaglio che pochi là fuori stanno guardando, gli Stati Uniti stanno spedendo a ritmi serrati oro verso la Cina. È tutto nero su bianco nei dati delle esportazioni non monetarie americane. Dall'ultimo trimestre del 2025 queste esportazioni sono letteralmente esplose. E questo subito dopo un incontro tra funzionari cinesi e funzionari americani. E tutto questo era stato previsto da Groman e ne avevo peraltro parlato qua sul canale, un bel po' di tempo fa. In un regime hamiltoniano, gli USA a un certo punto dovranno necessariamente esportare oro in termini reali verso la Cina. Ed è quello che sta succedendo, a causa di arbitraggi, a causa di un sacco di cose che succedono ovviamente quando si ha un mercato gonfiato di carta e dall'altra parte un mercato che sta puntando verso il fisico. Ad ogni modo, come finisce questa storia? Entriamo nel pratico ed entriamo nell'analisi dei nostri portafogli. Allora, ci sono due scenari a cui bisogna fare attenzione. Il primo scenario è quello in cui questo piano fallisce. Quindi il piano fallisce, la reindustrializzazione non avviene, il debito continua a crescere e la fiducia si rompe. Quindi reindustrializzazione non avviene, il debito continua a salire e la fiducia, tac, si rompe. Il sistema finanziario che esiste ormai dal 1971, che cosa fa? Si sfalda nel peggiore dei modi, crolla, collassa. E si va incontro a quello che è già successo tra il 1922 e il 1945, cioè Grande Depressione, crolli valutari e guerre mondiali. In questo scenario l'oro che cosa fa? Necessariamente tenderà
a salire, un po' come ha sempre fatto. Almeno questo è quello che possiamo dedurre basandoci sulla storia. Perché? Perché la gente, quando i sistemi crollano, vuole il reale, vuole il fisico. Scenario 2. Il piano funziona. Quindi se il piano funziona, si avrà una transizione controllata. Quindi gli USA riescono a reindustrializzare. Il commercio mondiale si ribilancia. Il sistema così transita, si sposta verso un mondo in cui l'oro torna ad essere una riserva all'interno di un paniere in cui ci possono essere anche altri asset e tra cui ci può essere anche Bitcoin stesso. Cosa succede? Beh, il dollaro tenderà a indebolirsi, però non crollando di colpo, ma in modo graduale. Mentre il dollaro cala in modo graduale, l'oro tenderà a salire in modo altrettanto graduale. Quindi non in modo violento come in questo primo caso, ma in modo più graduale. Però che lo scenario sia di fallimento o di successo di questo piano, in entrambi i casi l'oro tenderà a salire, o in modo più veloce e violento, o in modo meno veloce e più lento. L'unica variabile quindi in questa chiave di lettura è quanto velocemente e quanto dolorosamente l'oro si muoverà. E attenzione, non ti sto dicendo di comprare oro adesso, perché poi so già che nei commenti mi arriva gente che dice quindi sale, quindi compro. Fermo, tieni il ditino in tasca e valuta molto bene quello che stai facendo. Personalmente sto continuando a comprare ciclicamente oro senza curarmi del prezzo. Perché? Perché nella mia strategia l'oro ha una posizione ben precisa all'interno del mio portafoglio e quella posizione è quella di ribilanciare appunto le altre posizioni all'interno del portafoglio, da un lato. Dall'altro, fungere da riserva per il lungo termine. Quando venderò, non venderò, passerò tutto in eredità alle mie prossime generazioni, se l'oro continuerà chiaramente ad avere la connotazione che ha oggi. Quindi nel mio caso non sto speculando sul prezzo, non me ne frega niente di guadagnare comprando basso e vendendo alto, ma sto utilizzando l'oro su un orizzonte temporale estremamente lungo, e quando dico estremamente lungo intendo più lungo anche della mia stessa vita, quindi mi sto posizionando in tutt'altro modo. Se la tua idea è speculare, allora sappi che è probabile che nei prossimi periodi l'oro possa crollare ulteriormente. Nulla vieta che si faccia un altro meno 30, meno 40%, è fattibile, sì, è possibile, ma ciò non toglie che sul lungo termine quello che ti ho mostrato in questo video può essere molto probabilmente, almeno a mio avviso, uno scenario veramente da tenere sotto controllo, perché è appunto molto probabile. Che succeda o non succeda, parliamo di comunque periodi molto lunghi. Stiamo parlando di macroeconomia e la macroeconomia si muove in anni, si muove in decenni. Quindi vedere l'oro a questi prezzi, a meno che non ci sia una cosa catastrofica, significa attendere magari anche 10 o 20 o 30 anni prima che succeda. Non è una cosa che succede domani, quindi stai tranquillo. Per quello dico tieni il ditino in tasca. Non ti serve adesso comprare immediatamente perché oddio poi perdo il treno. No, togliti dalla testa questa roba qui e sii molto cauto, ma soprattutto molto lungimirante in quello che fai. E non farlo con in testa il dover guadagnare nel breve termine. Vai a lavorare se vuoi guadagnare nel breve termine. Qui si tratta di creare un portafoglio che resista a quello che succede là fuori nel mondo e che si muova in concomitanza, seguendo quello che è il flusso di denaro che c'è là fuori. E prima di arrivare al punto cruciale, se ti stessi chiedendo come comprare oro fisico, personalmente sto usando Solidus, un'app che ti permette appunto di comprare, vendere, fare quello che vuoi con il tuo oro fisico. Puoi detenerlo dall'oro, puoi fartelo spedire a casa. E non è un conflitto di interesse parlarne, ma una naturale conseguenza. Per quando parliamo di oro è normale che ci si chieda come poterlo acquistare ed è normale condividere soluzioni con cui ci si trova bene. Personalmente mi trovo bene con Solidus. Se hai altre soluzioni, sei libero di utilizzarle. A me Solidus dà una commissione di 2,99 euro al grammo in acquisto e vendita, e molti diranno tanto. No, è poco, ti posso garantire che è poco, perché ho visto negozi sia online che fisici fare dei prezzi veramente assurdi e ad oggi personalmente non ho trovato quotazioni migliori e posso farmelo detenere tra l'altro dall'oro fino a mezzo chilo totalmente gratis. Posso poi, se voglio, farmelo spedire, e ovviamente tutto oro certificato, punzonato, tutto in linea con le regole di Banca Italia e comunque con il sistema internazionale, poiché parliamo di una realtà, Solidus, che si appoggia ad un'azienda che da oltre 50 anni nel settore in Italia, un SPA chiamata Carrara SPA. Quindi se vuoi comprare oro fisico, quella è una soluzione. Tra l'altro hai anche una carta con cui puoi spenderlo se vuoi direttamente, un po' come fosse una sorta di gold standard. Qua sotto ti lascio il link, se vuoi dargli un'occhiata, provalo, fammi sapere cosa ne pensi e ricordati che con il link, se utilizzi il mio codice, hai le commissioni ridotte per sempre a 2,99 euro al grammo, più custodia gratuita assicurata fino a mezzo chilo di oro. L'importo poi che eccede, se eccede, avrà comunque delle quotazioni estremamente basse rispetto agli altri competitor. Quindi arriviamo al punto. Perché tutto questo ci riguarda? Perché dal 2018 e quindi dall'inizio della prima guerra commerciale USA-Cina, l'S&P 500 è salito del 161% contro il dollaro. Ma, e qua è veramente assurda la cosa, se tu vai a paragonarlo rispetto all'oro, quindi misurato in oro, non in dollaro, in realtà è sceso del 15%. Le obbligazioni a lungo termine americane, idem, sono scese in questo caso del 31% in dollari e del 78% in oro. I miner di oro, quindi chi produce oro, le aziende, estrazione, raffinazione, eccetera, sono salite del 200%. I
prezzi in dollari che vedi quando investi sui tuoi schermi oggi sono un'illusione parziale, non ti raccontano tutta la verità. Perché quando misuri qualcosa con qualcos'altro che non si può stampare, come per esempio l'oro, allora quei dati cambiano, variano. E certo, l'avessi misurato su tutto il periodo, dall'inizio ad oggi, probabilmente non sarebbe così grande il divario tra le azioni, per esempio, e l'oro. Perché? Perché il prezzo dell'oro è stato basso per lungo tempo e nell'ultimo periodo è esploso, quindi è normale che avendo performato meglio, il bilancio sia in negativo, azioni contro oro. Però è anche vero che fino ad oggi è stato il prezzo tenuto molto a bada da tutta questa massa di carta che c'è proprio sull'oro. E che quindi una volta tolta effettivamente il prezzo potrebbe veramente esplodere. Quindi cosa dobbiamo fare con tutte le informazioni che ti ho dato in questo video? Mi rendo conto che è un video lungo, però ci tenevo a darti tutto il possibile per comprendere effettivamente cosa sta succedendo e che cosa potenzialmente ci attende. Prima cosa, nessun panico, niente FOMO, niente devo comprare adesso oro. No, fermati, come ho già detto, rilassati, perché $38.000 a Lancia non è una cosa che arriva domani, ma una cosa che richiede decenni per succedere. A meno che non scoppi veramente un gran casino, ma in quel caso, con guerre, con uno scenario veramente pericoloso, penso che l'oro sia l'ultimo delle cose a cui penserei. Questo è un processo macro, e un processo macro richiede decenni. Seconda cosa, il trend di cui ti ho parlato è reale. Le banche centrali stanno realmente continuando ad accumulare a ritmi serrati oro. Qui non è una cosa che uno si inventa, è una cosa che, come hai visto, ti ho mostrato nei dati. E i dati parlano chiaro. E quando loro comprano a ritmi serrati, vuol dire che stanno vedendo qualcosa che io e te, persone comuni, non vediamo o non possiamo vedere, perché loro hanno accesso a dati di tutt'altro livello rispetto ai nostri. Quindi quando le istituzioni più importanti e più informate del pianeta si muovono in direzione, ci deve essere un cazzo di motivo. Quindi vale la pena mettersi lì con umiltà e capire che cosa succede. Nel 2009 la Cina ha detto al mondo che il sistema basato sul dollaro era rotto. Ha detto al mondo che serviva una riserva neutrale. Nessuno li ha presi sul serio. Nel 2026 gli americani implicitamente ripetono questo concetto. Il segretario al tesoro, il rappresentante commerciale, citano gli stessi economisti citati dai cinesi e citano le stesse argomentazioni citate dai cinesi. Quindi la ruota gira, in economia tutto torna ad un certo punto. E chi capisce dove sta girando, in che direzione sta andando, prima degli altri, è colui che si posiziona appunto in anticipo e con coscienza, consapevolezza, piuttosto che chi ci corre dentro, spinto dall'emozione, dalla paura di perdere appunto il treno. Il codice sorgente del denaro è sempre lo stesso, non è cambiato. Chi controlla le riserve di valore mondiali controlla alla fine della fiera il gioco. Per 70 anni quella riserva è stata l'oro. Oggi la partita per decidere quale sarà la prossima riserva è già in corso e vede asset come l'oro, come Bitcoin, che potrebbero prendere il testimone del dollaro in questo contesto. Fammi sapere la tua nei commenti, fammi sapere se secondo te è possibile vedere l'oro a $38.000 Lancia veramente oppure no. Insomma, dammi la tua opinione qua sotto nei commenti. Ricordati di condividere questo video con le persone a cui tieni di più, perché è importante che siano consapevoli di quello che sta succedendo là fuori. È il miglior regalo che tu possa fare a loro per farli effettivamente capire a che cosa stiamo andando incontro. Ti ringrazio per essere stato qui con me. Ti ricordo che puoi iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto cliccando qua c'è il mio faccione, puoi cliccare qui per iscriverti. Qui altri 2 video interessanti. Il primo, quello che ti ho menzionato sull'oro, vallo a guardare se ancora non l'hai visto, è importantissimo, e il secondo, questo qui, in cui ti parlo di ciò che sta succedendo là fuori con la I. Ti ricordo inoltre che cliccando qua puoi iscriverti gratis alla mia newsletter. Invio analisi complete, 2-3 mail a settimana più o meno, direttamente sulla casella di posta di chi si iscrive, per rimanere sempre aggiornato e ripeto è totalmente gratuita. Un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video.